Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei Radiocomandati. Oggi parliamo del materiale che portiamo con noi durante tutte le gare di campionato Mini 4VD, Edo Model, Jump. Oggi quindi faremo una breve checklist di tutto quello che è effettivamente utile, di quello che crediamo possa essere assolutamente fondamentale se deciderete mai di partecipare a questo bellissimo campionato. Chiaramente ci si potrebbe portare veramente la qualunque, veramente di tutto. Addirittura abbiamo visto qualcuno portarsi pane e salame alle gare, quindi il rischio concreto ovviamente, dato che lo spazio è quello che è quello di trovarsi in mezzo alla confusione, perdere un sacco di tempo e di non riuscire effettivamente a preparare e a ritoccare l'assetto della nostra Mini tra una mancia e l'altra. Ecco quindi la lista delle cose che per noi sono assolutamente essenziali. Numero 1, tavolo e sedie richiudibili. Così come nel mondo dell'RC, anche nel mondo delle Mini è assolutamente fondamentale portarsi una base d'appoggio per poter smontare e rimontare, quindi tavolo pieghevole, quello noi ne utilizziamo uno quadrato che è sufficiente sia per me che per Mirko. Si tratta comunque di strumenti economici, il tavolino dovrebbe costare all'incirca 20 euro, il modello che utilizziamo noi lo trovate al Decathlon, è in alluminio, molto leggero, quindi facile da trasportare. Ovviamente ricordatevi le Mini. Punto numero 2, iniziare una gara senza avere i propri mezzi, ecco, può essere piuttosto spiacevole. Noi per esempio prepariamo le nostre Mini subito dopo il termine della gara precedente, perché facciamo tesoro di quelle che sono le nostre esperienze sulla pista, quindi perché siamo usciti, come siamo usciti. Provare a modificare l'assetto a fronte di quello che è appena successo è sicuramente più semplice che farlo magari 10-15 giorni dopo. Lasciamo quindi a quell'oretta scarsa che anticipa l'inizio del campionato giusto un paio di prove rapide e un check sommario di quello che è il setup per poter poi partire e scendere in pista. Ovviamente il caricabatterie, anche questo è fondamentale, ce ne siamo accorti a nostre spese. Le batterie che si utilizzano nel campionato a cui stiamo partecipando noi sono soltanto le Eneloop, quindi batterie di tipologia NIM. È assolutamente di fondamentale importanza avere la possibilità sia di caricare che di scaricare le batterie, perché può essere un buon gioco anche utilizzare batterie non troppo cariche nel momento in cui ci rendiamo conto che la nostra Mini va veramente troppo e c'è il rischio di uscire di pista. La nostra scelta è ricaduta su un modello della ISDT, vi lascio comunque tutti i link qui sotto in descrizione. È un caricatore a 4 slot che carica sia stilo che mini stilo, che anche le pile, quelle di formato leggermente più grande. Ne carica fino a 4 contemporaneamente e l'alimentazione avviene tramite porta USB-C, quindi utilizzando un cavo USB 3 siamo riusciti a caricare in tempi ragionevoli 2 quasi 3 pile. Il nostro consiglio quindi è abbinarlo magari a un alimentatore e a un cavo USB-C. New entry assoluta nella lista delle cose che ci portiamo è il cacciavite Wow Stick. È un cacciavite di precisione, nello specifico il modello F1+. È un cacciavite che arriva con in dotazione tutta una serie di punte e di accessori. Lo abbiamo trovato veramente ottimo, soprattutto molto molto comoda anche la torcia situata vicino alla parte rotante del cacciavite. L'alimentazione è a batteria, quindi è un cacciavite che possiamo utilizzare anche in mobilità. Si alimenta, si ricarica tramite una porta micro USB, consigliatissimo. Cassetta per le Mini 4VD, raga, io questa l'ho inserita, so che alcuni di voi ne abbiamo parlato spesso. Sappiamo perfettamente che nell'ambito modellismo delle volte alcuni prodotti hanno dei costi esagerati semplicemente perché sono brandizzati, e quindi magari, come ad esempio le cassette portaminuteria, molti di voi ne utilizzano di generiche da utilizzo magari per viti e per quant'altro, per portarsi cuscinetti, pezzi di ricambio e quant'altro. In questo specifico caso la cassettata mia è una cassetta modulare, quindi che si può espandere, che ha dei scomparti che sono perfettamente realizzati in termini di dimensione proprio per le Mini 4VD. Gli sportelli poi sono una vera figata, perché in realtà anch'essi sono dei portaoggetti, è veramente molto bella e molto utile. Sì, poi ovviamente al suo interno trova veramente spazio di tutto. Come vi dicevo, le Mini occupano un alloggiamento preciso perché la cassetta è misurata sulla base della dimensione delle Mini, ma ci sta tranquillamente spazio per tantissima minuteria. Se non dovesse starci, comunque il layout modulare vi permetterà, nel caso vogliate espanderla, di aggiungere un altro blocco. Li ho citati poco fa, cassettine, piccoli contenitori per minuteria sono fondamentali sia in ambito autoradiocomandate sia in ambito modellismo in generale, perché qui potrete alloggiare, diciamo, tutti i vostri ricambi e averle magari anche ben organizzati. Una situazione di gara, un po' di frenesia, un po' di concitamento, se si dice concitamento, sicuramente vi aiuterà parecchio. Stiamo pensando anche a un sistema organizzativo per queste piccole cassettine.
suddividere per tipologia i pezzi potrebbe effettivamente essere utile. Al momento siamo un po' confusionari, abbiamo buttato un po' tutto alla rinfusa. Il punto più fondamentale sicuramente sono i ricambi. Ci è capitato anche a noi molte volte di ritrovarci con l'assetto che avevamo pensato per la specifica gara inadeguato e quindi dover sostituire alcuni pezzi, oppure per esempio ritrovarci con le viti dei roller piegate, quindi di doverle sostituire in gara. Sicuramente un buon set di viti, come un buon set di pesetti, ma anche direi ad esempio i rapporti. Potrebbe essere molto utile poterli cambiare nel momento in cui l'effettiva resa del motore non è quello che abbiamo sperato, così come poter addirittura variare il motore. Sappiamo che ci sono varie tipologie consentite a seconda del regolamento, per cui anche avere la possibilità di cambiarle in funzione di quello che è il tracciato su cui andremo a competere è sicuramente molto utile. Un altro punto fondamentale è sicuramente una prolunga. Probabilmente avrete bisogno della corrente elettrica, per esempio per caricare le vostre pile, e molte volte le spine non sono proprio così disponibili in tutti i punti, quindi considerate magari qualche metro di prolunga, ecco, e una bella ciabatta sicuramente. Voi ragazzi cosa portate, se partecipate ovviamente, a dei campionati di modellismo dinamico, sia essi che siano autoradiocomandate o Mini 4 VD? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ringrazio per aver seguito anche questo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, vedo che in tanti vedete i nostri video, ma in pochi ancora vi iscrivete, questo non ci fa molto piacere, Forza, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video, ciao!